ready, Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, stand by. All'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, un Boeing 777 si sta preparando per la partenza. Malaysia 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Il volo Malaysia Airlines 370 è un volo passeggeri giornaliero tra Kuala Lumpur, Malesia e Beijing, Cina. 370, 32 right of takeoff. Nice. 370, destination Malaysia 370, thank you, right. È mezzanotte e 42 minuti. Al volo 370 viene data l'autorizzazione a partire. A bordo ci sono il capitano Zahrie Ahmad Shah, il primo ufficiale Farik Abdul Hamid, 10 membri dell'equipaggio di cabina e 227 passeggeri. Control Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. A meno di un'ora dall'inizio del volo, l'aereo sta sorvolando il Mar Cinese meridionale a un'altitudine di 35.000 piedi. Il cielo notturno è sereno e il tempo è calmo. Il volo 370 viene quindi incaricato di segnalare al controllo del traffico aereo a Ho Chi Minh, in Vietnam, mentre sta per entrare nello spazio aereo vietnamita. Il controllore di volo a Kuala Lumpur augura la buonanotte senza alcun segno che qualcosa non vada. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. 1 minuto e 43 secondi dopo, l'aereo scompare improvvisamente dagli schermi radar di Kuala Lumpur, Ho Chi Minh e Bangkok. Questa forma di tracciamento della posizione dipende da un segnale emesso da uno dei 2 transponder a bordo dell'aereo. Quindi la sua scomparsa suggerirebbe che entrambi i transponder abbiano smesso di funzionare o che il sistema sia stato disattivato manualmente da qualcuno a bordo. Tutti i successivi tentativi di contattare e accertare il luogo in cui si trova il volo 370 non hanno avuto successo. L'aereo è apparentemente scomparso senza lasciare traccia. Dopo aver mancato l'orario di arrivo previsto a Beijing, circa 4 ore dopo, il volo 370 viene ufficialmente dichiarato disperso e, sulla scia di questo annuncio, sta per iniziare l'operazione di ricerca più costosa nella storia dell'aviazione. Inizialmente le ricerche si sono concentrate sul luogo della scomparsa del volo, tra il Mar Cinese meridionale e il Golfo della Thailandia. Tuttavia, l'area di ricerca è stata presto ampliata dopo che l'esercito malese ha rivelato ulteriori informazioni. A differenza del sistema radar utilizzato dal controllo del traffico aereo, il radar militare a lungo raggio non si basa sui transponder, ma utilizza la riflettenza per tracciare la posizione dei bersagli aerei. Un esame dei dati raccolti dall'esercito malese ha rivelato che pochi istanti dopo la perdita del contatto con il volo 370, l'aereo aveva deviato dalla rotta di volo prevista con una leggera virata a destra seguita da una prolungata virata a sinistra. L'aereo era poi tornato indietro verso e oltre la penisola malese, prima di virare a destra vicino all'isola di Penang. Ha poi mantenuto questa direzione verso nord-ovest, finché non è sfuggito alla copertura radar. Nei giorni successivi lo stretto di Malacca, il mare delle Andamane e il golfo del Bengala furono perlustrati da una flotta internazionale di aerei e navi, ma non c'era traccia del volo 370. Nel frattempo, gli investigatori iniziarono ad analizzare le comunicazioni satellitari dell'aereo. Come tutti gli aerei di linea moderni, il volo 370 era dotato di un terminale di comunicazione satellitare, o SATCOM, per inviare e ricevere trasmissioni da e verso terra. Prima della partenza, il terminale SATCOM si era collegato alla rete satellitare e aveva stabilito una connessione con una stazione terrestre a Perth, in Australia. Quella stazione ha mantenuto un registro dettagliato di tutto il traffico in entrata e in uscita tra essa e il volo 370. Questo è ciò che conteneva. Prima della scomparsa del volo nel Mar Cinese meridionale, tutto sembrava andare come previsto. Poi ad un certo punto, durante questa parte del volo, il collegamento SATCOM è stato interrotto. Per qualsiasi motivo, il terminale ha smesso di rispondere.
Ma 3 minuti dopo la scomparsa del volo sul mare delle Andamane, il terminale ha chiesto di connettersi nuovamente alla rete. Il collegamento SATCOM è stato ristabilito con successo e non è stato interrotto fino a quasi 6 ore dopo, quando si presume che il volo sia precipitato a causa dell'esaurimento del carburante. In queste ultime ore sono stati effettuati 2 tentativi di contattare l'aereo tramite telefono satellitare. Entrambe le chiamate sono state riconosciute dal terminale SATCOM e sarebbero state indirizzate alla cabina di pilotaggio, ma sono rimaste senza risposta. Il terminale ha inoltre risposto a 5 richieste automatiche di stato. In breve, se la stazione di terra non avesse avuto notizie dell'aereo per più di un'ora, avrebbe trasmesso un segnale per confermare che il terminale fosse ancora online. Sebbene queste trasmissioni non contenessero alcuna informazione sulla posizione del volo, gli investigatori sono stati in grado di misurare la distanza tra il satellite e l'aereo al momento di ciascuna trasmissione, in base al tempo impiegato per inviare e ricevere tali trasmissioni. Ciò ha generato 7 anelli di possibili posizioni, da cui si pensa abbiano avuto origine 7 di queste trasmissioni. Prendendo in considerazione il consumo di carburante, la velocità e altri fattori, l'analisi della traiettoria di volo ha indicato che l'origine più probabile della trasmissione finale si trovava da qualche parte lungo questo arco nell'Oceano Indiano meridionale. Le attività di ricerca si sono spostate di conseguenza e, poiché la regione rientrava nella giurisdizione dell'Australia, il governo australiano si è preso carico dell'operazione. Nelle settimane successive, l'area di ricerca fu progressivamente perfezionata per tenere conto della deriva oceanica e di migliori stime della traiettoria di volo. Ma questa parte dell'Oceano Indiano meridionale è così remota che ci sono voluti 6 giorni solo per arrivarci. Una nuova flotta di aerei e navi coprì gradualmente più di 4 milioni e 500.000 km quadrati di oceano, ma il volo 370 non fu trovato da nessuna parte. Se l'impatto con l'oceano fosse stato sufficientemente violento, era possibile che il suono risultante fosse stato registrato da dispositivi di ascolto subacquei noti come idrofoni. Questa possibilità fu studiata e 4 stazioni di monitoraggio idroacustico avevano registrato qualcosa. Mentre i tempi e la direzione del suono erano ragionevolmente coerenti con la trasmissione satellitare finale, l'origine stimata non lo era. Il suono è stato con ogni probabilità causato nient'altro che dall'attività geologica. Il volo 370 era inoltre equipaggiato con 2 localizzatori subacquei che avevano una durata della batteria di circa 40 giorni e, con l'avvicinarsi della scadenza, all'inizio di aprile, segnali con un impulso e una frequenza insimili al segnale emesso dai localizzatori furono rilevati a profondità fino a 3.000 metri. Un sommergibile autonomo ha poi trascorso settimane a scansionare il fondale marino, dove erano stati rilevati i segnali, ma non è mai stato trovato alcun relitto. E nulla sarebbe stato trovato fino a più di 16 mesi dopo, quando fu fatta una scoperta sulla sponda opposta dell'Oceano Indiano. Il 29 luglio 2015, un gruppo di persone stava ripulendo una spiaggia della Riunione, una piccola isola a est del Madagascar, quando si imbatterono in questo oggetto metallico lungo 2 metri e ricoperto di cirripedi. Gli esperti di aviazione identificarono rapidamente l'oggetto come una sezione dell'ala di un aereo, nota come flaperone. Dopo un esame più attento, le marcature interne, comprese date e numeri di serie, accertarono definitivamente che il flaperone apparteneva al volo 370. Anche se l'isola della Riunione si trova a circa 4.000 km a ovest dell'area di ricerca ed era trascorso più di un anno dalla scomparsa del volo, la posizione era coerente con le simulazioni dei modelli di dispersione dei detriti. Ora c'erano prove tangibili che il volo 370 si era schiantato da qualche parte nell'Oceano Indiano. La scoperta del flaperone ha stimolato numerose ricerche lungo le spiagge e le coste dell'Africa sudorientale, e da allora sono stati recuperati ed esaminati almeno altri 31 oggetti di interesse. Alcuni di questi elementi includono una sezione del flap esterno dell'ala destra, un pezzo di cappottatura di uno dei 2 motori, una porta parziale dal carrello di atterraggio anteriore, una sezione dello stabilizzatore verticale e l'involucro rovinato di uno dei monitor incorporati nel poggiatesta. 18 di questi oggetti sono stati identificati come probabili, altamente probabili o quasi certi come provenienti dal volo 370, mentre solo 3 hanno potuto essere confermati. Non è stato possibile identificare i restanti 11. Non sono state trovate tracce di un'esplosione su nessuno dei detriti
né c'erano prove di un incendio ad eccezione di 3 piccoli segni di bruciatura su uno degli oggetti non identificabili. La ricerca dei detriti è stata ulteriormente aiutata dai satelliti di osservazione della Terra. Le analisi delle immagini satellitari del marzo 2014 hanno scoperto una serie di immagini che sembravano rappresentare oggetti artificiali che galleggiavano sopra o appena sotto la superficie nell'Oceano Indiano meridionale. Tuttavia, le immagini non erano abbastanza nitide da risolvere eventuali segni identificabili e, nonostante le molteplici ricerche, questi detriti non furono mai recuperati. Un'immagine satellitare scattata poche ore dopo la trasmissione finale ha catturato anche quella che sembrava essere una scia di condensazione a una certa distanza dall'area di ricerca. Un'analisi successiva, tuttavia, ha concluso che molto probabilmente si trattava di un'ombra proveniente da una formazione nuvolosa. La parte subacquea della ricerca è continuata per mesi e infine anni prima di essere definitivamente sospesa all'inizio del 2017. A quel punto erano stati esaminati circa 120.000 km² di fondale marino. Le ricerche furono poi riprese da una società di salvataggio americana conosciuta come Ocean Infinity, ma dopo più di un anno di ricerche anche loro rimasero a mani vuote. A meno che non si riesca a localizzare il luogo in cui giace il volo 370, potrebbe essere impossibile determinare esattamente il motivo per cui si è schiantato. Tuttavia le teorie non sono mancate. Il giorno della scomparsa, 2 passeggeri hanno destato sospetti poiché erano saliti a bordo del volo con passaporti rubati, fatto che ha immediatamente fatto temere un dirottamento. Ma gli investigatori non furono in grado di collegare i 2 uomini ad alcuna organizzazione terroristica e presto stabilirono che avevano viaggiato sotto false identità perché erano in cerca di asilo politico e non per un attentato. Sospetti simili furono sollevati quando uno dei passeggeri fu identificato come un ingegnere di volo che avrebbe potuto possedere le competenze necessarie per prendere il controllo di un Boeing 777. Oltre alle 239 persone a bordo, il volo 370 trasportava quasi 11 tonnellate di carico. Tra gli oggetti elencati sulla lista di volo c'era una spedizione di batterie agli ioni di litio, che ha portato alcuni a sospettare che potrebbe essere scoppiato un incendio durante il volo. Ad esempio, lo schianto del volo 6 della UPS Airlines nel settembre del 2010 è stato il risultato di un incendio innescato da un pallet di batterie agli ioni di litio. Un'altra potenziale fonte di accensione potrebbe essere un malfunzionamento elettrico. Si ritiene che lo schianto del volo Swissair 111 nel settembre del 1998 sia stato causato da un incendio all'interno del cablaggio elettrico sopra la cabina di pilotaggio. L'incendio ha danneggiato e disabilitato diversi sistemi avionici, inclusi i transponder e SATCOM. Nel caso del volo 370, l'improvvisa perdita di comunicazione e la conseguente deviazione dalla rotta di volo prevista potrebbero essere state una risposta diretta ad un incendio. I 2 piloti potrebbero essere tornati verso la Malesia per tentare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino, ma nessun tentativo del genere è mai stato fatto. Invece, il volo 370 proseguì e rimase in volo per altre 6 ore. Alcuni hanno teorizzato che l'equipaggio potrebbe essere rimasto incosciente a causa di un'improvvisa o graduale perdita di pressione nella cabina. Ad esempio, quando il volo Helios Airways 522 non riuscì a pressurizzare nell'agosto del 2005, i piloti caddero rapidamente incoscienti, ma l'aereo continuò a volare con il pilota automatico per più di 2 ore, finché non rimase senza carburante. I piloti delle compagnie aeree sono ovviamente addestrati per un simile evento. In caso di depressurizzazione della cabina, un sistema automatico è progettato per attivare le maschere di ossigeno, per dare ai piloti il tempo sufficiente per eseguire una discesa di emergenza ad un'altitudine più respirabile. I dati registrati dal radar militare malese contengono effettivamente informazioni sull'altitudine, ma sono altamente incoerenti. Infatti, un Boeing 777 non è in grado di eseguire le estreme fluttuazioni di altitudine registrate. Infatti, ad un certo punto l'aereo ha superato la sua massima altitudine operativa di oltre 15.000 piedi prima di effettuare una picchiata di 50.000 piedi in meno di un minuto. I tentativi di ricreare queste manovre su un simulatore di volo non hanno avuto successo e quindi i dati sono stati ritenuti imprecisi e inaffidabili. Se il volo 370 avesse perso pressione nella cabina a 35.000 piedi e i piloti fossero rimasti incoscienti prima di scendere a un'altitudine più respirabile, ciò potrebbe spiegare perché l'aereo è rimasto in volo per tutto questo tempo. Ciò che è un po' più difficile da spiegare, tuttavia, sono queste alterazioni della rotta. Le simulazioni di volo hanno stabilito che l'aereo doveva essere sotto il controllo manuale durante la virata iniziale a sinistra, poiché l'angolo di virata o inclinazione era oltre i limiti del pilota automatico. Le svolte successive, tuttavia, avrebbero potuto essere manuali o automatiche.
Ma affinché l'autopilota possa apportare queste correzioni di rotta, qualcuno con le conoscenze necessarie deve averlo programmato per farlo. L'unica altra alternativa è che l'aereo fosse effettivamente sotto controllo manuale. Alla fine di giugno del 2014, diversi organi di stampa hanno riferito che un'indagine speciale aveva identificato il capitano del volo 370 come il principale sospettato. Una perquisizione nell'abitazione del capitano aveva portato alla luce un simulatore di volo che presumibilmente conteneva una rotta sospetta che terminava nell'Oceano Indiano Meridionale. All'epoca non vi era alcun riconoscimento ufficiale che tale percorso fosse stato recuperato e un lungo rapporto pubblico pubblicato dal governo malese nel 2015 non faceva menzione di tale scoperta. Poi, nel 2016, sono trapelati ai media documenti riservati relativi a un esame forense condotto dalla Polizia Reale della Malesia nel maggio 2014. Questi documenti chiarivano che tale percorso non solo era stato recuperato, ma anche esaminato a fondo. Poco dopo, il governo malese ha confermato l'esistenza di questa traiettoria di volo simulata, ed ecco come appare. Non dovrebbe sorprendere che molti considerino questa una prova schiacciante di premeditazione, ma secondo gli investigatori non è così evidente. I dati recuperati sono costituiti da 7 coordinate: 2 a Kuala Lumpur, 2 nello Stretto di Malacca, 1 nel Golfo del Bengala e 2 nell'Oceano Indiano Meridionale. I dati sono stati ricostruiti da un file che era stato generato e salvato automaticamente dal software di simulazione un mese prima dell'incidente. Non è però chiaro se le coordinate provengano dalla stessa sessione di volo. In altre parole, potrebbe non essere corretto tracciare semplicemente una linea continua tra queste 7 coordinate, che potrebbero essere di sessioni separate. L'esame forense della Polizia Reale malese ha concluso semplicemente che nessuna attività catturata indica in modo definitivo alcun tipo di atto premeditato relativo all'incidente dell'MH370. Ciò nonostante, le somiglianze tra questo percorso simulato e il presunto percorso del volo 370 hanno influenzato direttamente l'operazione di ricerca. Gli investigatori australiani hanno considerato la possibilità che qualcuno abbia deliberatamente esteso l'autonomia del volo, facendo planare l'aereo dopo l'esaurimento del carburante. Se così fosse, l'aereo avrebbe potuto percorrere altri 200 km. In alternativa, l'autonomia avrebbe potuto essere ridotta mediante un ammaraggio controllato prima dell'esaurimento del carburante. Sebbene alla fine ritenuti improbabili, questi 2 scenari hanno influenzato molto lo sforzo di ricerca. Se il capitano ha deviato la rotta del volo 370 con l'intenzione di schiantarsi in una zona remota dell'Oceano Indiano Meridionale, il suo movente è un mistero ancora più grande. Zaharie Ahmad Shah aveva 53 anni ed era sposata con 3 figli. Aveva più di 18.000 ore di esperienza di volo e un track record immacolato. Gli investigatori non hanno trovato prove di problemi finanziari e le sue spese mensili prima della scomparsa non indicavano nulla di insolito. Non aveva precedenti di malattie mentali, né aveva mostrato recenti cambiamenti nello stile di vita o nel comportamento. È cresciuto sull'isola di Penang, il che ha portato alcuni a ipotizzare che la seconda virata del volo a sud-ovest di Penang sarebbe stata del capitano che avrebbe dato un'ultima occhiata alla sua città natale. Alcuni credono che il dirottamento potrebbe essere stato motivato politicamente, poiché Zaharie era un accanito sostenitore di un leader dell'opposizione democratica che fu condannato poche ore prima del decollo del volo 370. Altri fanno riferimento a notizie non confermate di problemi coniugali, ma ciò è smentito dalle indagini ufficiali e contestato dai familiari. L'unica vera incongruenza rilevata dalla relazione finale è che il capitano non ha ripetuto la frequenza radio assegnata durante l'ultima comunicazione verbale. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Sarebbe stata una procedura standard ripetere la frequenza assegnata come aveva correttamente fatto il capitano pochi minuti prima. 370, contact Lampur Radar 1326, good night. Alright, 1326 Malaysian 370. Se questa omissione sia indicativa di altro che di un errore, è la migliore ipotesi di chiunque. A detta di tutti, il capitano Zaharie era un pilota affabile e rispettato, appassionato di aviazione, come dimostrano le foto e i video che condivideva sui social media. Hi everyone, this is a YouTube video that I made as a community service after learning. Il copilota si è rivelato ancora meno evidente. Farik Abdul Hamid aveva solo 27 anni e stava per sposare una collega pilota. Aveva quasi 3.000 ore di esperienza di volo,
anche se solo 39 ore su questo tipo di aereo. Proprio come Zarie, Farik non aveva problemi finanziari, mentali o interpersonali degni di nota, né c'erano prove di conflitto tra loro due. Alcuni mettono in dubbio la plausibilità di un dirottamento istigato dal pilota a causa dell'apparente mancanza di interferenze da parte dell'altro pilota. Per esempio, quando il volo 702 dell'Ethiopian Airlines è stato dirottato dal copilota nel febbraio del 2014, lo ha fatto semplicemente aspettando che il capitano si prendesse una pausa bagno prima di chiudere la porta della cabina di pilotaggio dietro di sé. Il copilota è stato quindi libero di dirottare il volo diretto in Italia verso la Svizzera per chiedere asilo. L'unica prova degna di nota riguardo al copilota del volo 370 è il suo telefono. Vedete, quando i documenti riservati sono trapelati, hanno confermato anche un'altra voce circolata da tempo. Vale a dire che una torre di telefonia mobile aveva stabilito brevemente una connessione con un iPhone 5S appartenente al copilota mentre il volo 370 si avvicinava all'isola di Penang. Secondo gli inquirenti non si è trattato di una telefonata, come ampiamente riportato dai media, ma semplicemente di un segnale automatico di localizzazione. Perché queste informazioni sono state omesse dai rapporti pubblici? Forse non lo sapremo mai. Allora cosa si deve pensare di tutto questo? Da un lato, la traiettoria di volo simulata sembra sospetta. D'altro canto è difficile gettare dubbi sostanziali sul carattere dell'uno o dell'altro dei due piloti. È altrettanto difficile negare che il dirottamento sia coerente con le prove disponibili. D'altronde, ci mancano alcuni pezzi piuttosto importanti e letterali. Il rapporto finale pubblicato dal governo malese nel 2018 non poteva attribuire la perdita di comunicazione né il cambio di rotta del volo 370 a un malfunzionamento. Si ritiene invece che qualcuno abbia manipolato manualmente l'aereo e i suoi sistemi. Ad esempio, gli investigatori ritengono che il SATCOM sia stato disattivato manualmente da un'improvvisa e prolungata interruzione di corrente. Quindi, una volta ripristinata l'alimentazione, il terminale si è semplicemente riavviato. Allo stesso modo si ritiene che le alterazioni della rotta siano il risultato di input manuali. Detto questo, l'incertezza di questi risultati viene ripetutamente sottolineata a causa delle limitate prove disponibili e il rapporto non afferma mai esplicitamente che il volo sia stato dirottato. In realtà non si giunge ad alcuna vera conclusione. Sia il governo malese che quello australiano concordano sul fatto che il volo 370 si è schiantato nell'Oceano Indiano meridionale, ma che la causa è indeterminabile senza un relitto. La sua ubicazione è riuscita a eludere alcuni dei massimi esperti di aviazione del mondo, nonché un impressionante arsenale di tecnologia all'avanguardia per più di mezzo decennio. Autori, esperti di aviazione e investigatori indipendenti sono tutti intervenuti per offrire i propri pensieri e teorie sulla natura dell'incidente e sulla posizione del relitto. Alcuni ritengono che non vi sia stato alcun incidente, ma che l'aereo sia stato abbattuto da una base navale americana nel mezzo dell'Oceano Indiano. Altri credono che l'aereo abbia virato a destra verso l'India e abbia viaggiato fino al Kazakistan senza essere notato. Si suppone che i detriti siano stati piantati lungo le coste dell'Africa sud-orientale, come parte di un massiccio insabbiamento. Un'altra teoria suggerisce che l'aereo sia stato dirottato e controllato a distanza da qualcuno a terra. Sebbene Boeing e altre società abbiano sperimentato una tecnologia che consenta di controllare a distanza un aereo, non si sa se un aereo di linea commerciale sia dotato di un tale sistema. Dal punto di vista meno cospiratorio, l'ipotesi che il volo 370 abbia volato in linea retta e a velocità costante dopo aver virato a sinistra verso l'Oceano Indiano meridionale potrebbe semplicemente essere errata. All'inizio del 2018, un team francese di investigatori indipendenti ha proposto una traiettoria di volo alternativa, secondo la quale un tentativo di atterraggio sull'isola di Natale avrebbe portato il luogo dell'incidente molto più a nord rispetto alla regione identificata dall'indagine ufficiale. Sebbene circa una settimana dopo la scomparsa sia stata condotta una ricerca in superficie in quest'area, la ricerca subacquea non è mai arrivata così a nord. Al momento della realizzazione di questo video, l'operazione di ricerca è stata sospesa, ma si è parlato di una possibile ripresa. Per ora, a quanto pare, la scomparsa del volo 370 rimarrà un mistero irrisolto.